Mi ricordo che c'era una serata per andare verso Castelfranco e lì c'era un DJ che adesso non mi ricordo come si chiama, lui ci ha fatto provare. All'epoca era uscito Low di Florida, lì come si chiama, e ci ha fatto provare. E la gente diciamo che ha risposto bene, però poi lì ci siamo accorti che non bastava un pezzo, bisognava continuare a spaccare, capito? Mettere pezzi che spaccavano. Mentre suonavate avevate anche gli occhi per guardare, magari questa è carina, questa... Allora, quando... I DJ sono fatti così, perché... No. Come no? Ti spiego. Perché io ho notato una cosa, quando suonavate delle volte vi guardavo. Sì. Mentre uno era impegnato a sketch, c'era l'altro che guardava intanto e diceva, questa è bella, questa No! Vedi, ecco! Ti spiego. Allora, un buon DJ deve sempre tenere gli occhi sulla pista. Quando arriverà il momento che magari uno dei due si sposa, come sarà? Perché avete vissuto insieme fin da piccoli e ancora oggi siete insieme? È un tasto dolente. Certe cose non si cambiano. No? Quindi se una tipa decide di entrare nella mia vita, si deve prendere tutto il pacchetto e accettare il fatto che c'è anche mio fratello. Good afternoon to everybody, Tony Vibes TV. Siamo di nuovo qua, sapete come no? T for Tony, V for Vibes. Siamo sempre in cerca di belle vibes, come sapete, no? E se guardate qua abbiamo due grandi DJ, no? Com'è? Com'è il saluto? Che ora è? Come possiamo salutare? Che dire, ormai siamo di sera, no? Possiamo dire buonasera. Buonasera, giusto? Ora di pranzo, anzi di cena, scusate. Allora, come andiamo? Bene. Andiamo bene, dai. Va bene? Andiamo bene. Anche se c'è tanta inflazione, qua in Italia si va bene. Da quanto tempo, Da tanto tempo. L'altro giorno mi stavo chiedendo, ma dove sono finiti Romolo e Remo? Che ormai ci stanno disturbando tutti con le console, tutti sono dei DJ. Dove sono i vecchi DJ? Dove sono? Bella domanda. Una bella domanda. No, non pure. Troppo impegnativo. Allora, che dire? Ora come ora il mondo del DJ, da come la vedo io, e anche da come la vedono altri che come noi vengono dalla vecchia scuola, quindi io ti parlo del... Noi abbiamo iniziato anche sul tardi, a dire la verità. Abbiamo iniziato nel 2002 a scaricare... Oh sì, no, era più tardi. 2005-2006. Vedi, quando abbiamo iniziato a scaricare le canzoni, quando parlò, era già 2002. Era già 2002? Sì. Ok. Sì, mi ricordo perché ho iniziato ad andare... Io faccio la vita dei ragazzi, no? E da lì mi hanno regolato il computer in poche parole. Ok. Poi noi comunque siamo stati, almeno a Spomberto, siamo stati i primi ad avere internet a casa. Back in the days. Adesso internet Anche su cellulare, sì, cazzo. Però back in the days siamo stati tra i primi, almeno tra le persone di quello praticare comunque. Vabbè sì, però si sa, no? E scaricavamo le canzoni per il nostro cugino ai tempi, quindi scaricavamo gli album ai tempi, quindi ai tempi c'era Young Joke ai tempi, It's Going Down, yeah. esatto, c'erano quei soggetti lì. E quindi che dire, diciamo che ora come ora, no? Ai tempi usciva un album, no? Ai tempi gli artisti facevano album, tipo Jay-Z faceva album, capito? C'era Young Joke che era appena uscito, Londro c'era, dopo è stato fuori 50 Cent, era appena uscito ai tempi, capito? Così via, quindi gli artisti facevano album che spaccavano ai tempi. Mentre ora come ora chiunque va in studio a registrare, perché chiunque si può alzare la mattina e dire sono un cantante, siamo un rapper, capito? Spendo un po' di centesimi dentro lo studio, salta su con una canzone carina che sta nella chat una settimana
basta, capito? Mentre ai tempi la gente cercava più la qualità del prodotto che facevo, quindi spendeva molti più soldi e si impegnava molto di più a fare album. Mentre ora come ora è difficile che un artista faccia un album. Tipo, ti faccio un esempio, Rihanna ha fatto un album. Penso che ne abbia fatti 2 o 3. E ha detto, aveva annunciato, ormai ti parlo di 4 anni fa, 4 anni fa. che avrebbe fatto uscire un altro album. E anche recentemente dopo il lockdown aveva detto sto lavorando sull'album, però hai visto è passato tanto tempo e si vede che starà ancora lavorando sull'album, forse adesso che è incinta, ha già bambino, si è fermato, però comunque ci vuole tanto tempo prima di far uscire qualcosa. Anche Jay-Z, no? Che lui fa, che sta lavorando su un album e per quello che si è fatto crescere i capelli, perché lui quando si fa crescere i capelli vuol dire sta lavorando su qualcosa. È passato tantissimo tempo da quando comunque sta lavorando anche lui su questo nuovo album che vuole far uscire, hai capito? Quindi cioè ci vuole tempo, hai capito? Ci vuole dedizione, la gente non è che si alza la mattina così, alla fine sta tutto nel mantenere lo standard alto, hai capito? Quindi per mantenere lo standard alto ti devi impegnare in quello che fai e per mantenere lo standard, se no Jay-Z non sarebbe Jay-Z, se no Rihanna non sarebbe Rihanna. Giusto. È la stessa cosa, secondo me vale anche per il mondo dei DJ. Quindi, noi, back in the days andavamo, visto che comunque, non sai quali sono le canzoni che possono andare, come reagisce le canzoni, come reagisce la gente, no? A quella canzone o un'altra canzone, quindi te vai. Per esempio, vai a ballare, noi ai tempi andavamo a ballare a Bologna, quindi andavo a ballare a Bologna, che c'era un locale che si chiamava Soul Center. E c'era il DJ Double D, bravissimo DJ, anche fino all'ultima volta che l'ho sentito era un mostro e metteva le canzoni e spaccava, capito? Quindi te vai come DJ, vai a sentire altri DJ che sono più bravi di te, provi ad apprendere qualcosa, capito? Provi ad apprendere un po' il loro stile, vedere come fanno le cose, dopo te adotti quello che fanno loro, poi dopo comunque lo modifichi. Metti la tua figlia, Ok, nice one. Vediamo, allora, prima di iniziare, in che lingua volete parlare? Siamo già partiti con l'italiano, lo so. Italiano. Voi capite anche più, no? Capiamo anche più. Inglese? Anche inglese. Francese? Francese No. no. Ok. Un po' di tedesco però pochissimo. Ok, quindi ormai rimaniamo italiano. Esatto. Ok, siete nati qua? Sì, siamo andati qua. Ok. Non al nord, come molti possono pensare, siamo nati a Caserta, vicino a Napoli, e all'età di 2 anni con i nostri genitori sono trasferiti, sono venuti qua. Quindi sapete parlare un po' il napoletano? Diciamo che ci saltiamo fuori. Esatto, ci saltiamo Poi giù, allora, che si dice loro? Esatto, sì. Quale cose Si capisce. Due gemelli napoletani, insomma, no? Casertani, perché sennò Sì, casertani. non so cosa c'è fra di loro, Napoli e Caserta. Voi sapete spiegare? No, ti dico la verità, no. Ok, quindi siete mai stati giù in Ghana? Sì, allora, siamo stati giù in Ghana quando all'età di 2 anni, la prima volta, quando si va a quell'età lì, quando i maschi a quell'età lì vanno giù in Ghana è soltanto per esserci circoncisi. Poi la seconda volta che siamo tornati giù è stato 3 anni fa, dicembre del 2019. Ok. E siamo andati giù, siamo stati giù un mese ed è stato bellissimo, ci siamo trovati benissimo, è stato bello, ci ha aperto gli occhi su tante cose, e soprattutto sulla realtà. Noi quando giriamo, anche prima, non andiamo in giro per farci vedere, per fare gli sboroni, anche quando andiamo a ballare, come diceva mio fratello, che molto spesso quando il Soul Center era chiuso abbiamo iniziato ad andare a girare. Una delle zone più dove ci piaceva di più lo stile di musica era Vicenza, però ogni volta che andavamo là noi stavamo nel nostro angolino, ascoltavamo e basta, capito? Non abbiamo mai preso tavolo, cose così, soltanto con Kelvin c'è stata questa cosa qua di prendere il tavolo, sbocciare, ma a me non mi è mai fregato niente, anzi a noi non ci è mai fregato niente. Non vi interessa sbocciare? No. Quando siamo andati in Ghana non ci siamo fatti gli sboroni, proprio non abbiamo seguito la gente che va a ballare, va a farsi vedere, va a prendere dei tavoli da
non so quante migliaia di... non ce ne frega un cazzo. Nice one. Non siamo quel genere. Quindi tornare giù dopo un bel po' di anni, com'è la sensazione? Cioè, quando siete stati lì eravate piccoli, Sì. immagino che non vi ricordate più. Assolutamente. Ma la cosa che mi ha colpito è che minchia, vedere da dove sono venuti i nostri genitori, perché sono stati poi anche nei villaggi, e vedere che negli anni '80 sono riusciti, cioè da là, dove non c'è niente, cioè c'è il bosco, no? C'è la foresta, sono riusciti ad uscire qui, è totalmente un cambio di ambiente notevole. Ha fatto impressione, ecco. Io non so se sarei in grado, capito? Di stare lì o di fare quel passo lì. O di stare lì, oppure da lì fare quel passo là e venire qua. Perché sono veramente due mondi totalmente diversi. Wow. Totalmente diversi. E com'è la gente lì? Vuoi rispondere te? Sai cosa vuol dire? Facciamo le cose con calma, con i nostri tempi. Cioè, qua si è abituati che quando vuoi un qualcosa, vuoi che una persona ti faccia un lavoro, per dire, un lavoro edile, ti venga, che ne so, a montare l'armadio, qua nel giro di 2 o 3 giorni, oppure ti dicono, guarda, noi mercoledì alle 8 siamo lì. Siamo lì, sì. Bene. In Ghana ti dicono, tra una settimana siamo lì. Non è così. Hai capito? Non è così. Anche se gli stai dietro, oh, guarda, se venite domani vi pago tot, non gliene frega niente. Hai capito? Vanno veramente con... Quindi il fatto che siamo sempre in ritardo è vero? Sì, ma è una cosa che deriva da giù. Ce l'hanno tutti, ecco. I ghanesi ce l'hanno tutti. Pensavo l'avessimo imparato qua, invece c'eravamo... Invece si vede che, come ti ho detto, ce l'hanno tutti, è nel sangue, capito? C'è poco da fare. C'è poco da fare? Sì. Ma anche voi siete spesso in ritardo, qualche volta. Guarda, ti dirò, la nostra prima serata, dobbiamo suonare a Parma. Cosa? Il traversetto? Sì. 2 ore di ritardo. 2 ore di ritardo? I DJ sono in ritardo? Te lo giuro. Prima serata? Sì, la nostra prima serata. E non si sono arrabbiati? Sì, si sono arrabbiati, ma dopo li ho passati. Sì, perché la serata è andata molto bene. Ah, ok. Da Dio. Sì. Però 2 ore di ritardo. 2 ore di ritardo. Vi hanno scalato dal vostro stipendio? Cioè, soldi? No, fortunatamente no. Fortunatamente no, siamo stati fortunati. Però mi ricordo che con la Lina abbiamo suonato una volta, siamo arrivati in ritardo e ci ha scalato dei soldi. Aia. Non hai capito. Wow, vediamo. Con lo studio come siete messi? Siete riusciti a studiare qualcosa? Allora, io ho fatto qua comunque le superiori, tutti i 5 anni per diventare elettricista. E una volta arrivato in Inghilterra comunque i miei certificati non valevano più, perché alla fine non valevano più, lasciamo stare. E quindi ho dovuto fare un corso 2 anni in uno per un corso elettrico, ho rifatto. Ok. E quindi niente, adesso sono a posto. Quindi adesso lavori come elettricista, wow. E te? Anch'io come lui ho fatto 5 anni delle superiori, che poi una volta arrivato in Inghilterra... Non voleva neanche il tuo? No, non è che non volevano, no. Cioè, loro guardano l'esperienza, cioè per il lavoro che faccio, c'è nelle macchine utensili, guardano l'esperienza che hai. Ok. Niente, io non ho avuto grossi problemi, non ho assolutamente avuto. Però sì, con l'avvento del Covid poi mi sono ritrovato comunque ad andare avanti con le cose, con gli studi, e sto facendo un corso per diventare salvatore. Ah, ok. Niente. Wow. Ma siete solo voi due di fratelli? No, abbiamo 3 sorelle più grandi di noi. 3? 3. 2 stanno in Germania, una sta qua in Italia. E abbiamo 12 nipoti. Sì. 12? 12. 3 sorelle, quindi ognuno di loro quanti figli c'ha? Tipo di media 4. 4? Ce n'è uno, ne ha
4, l'altro ne ha 5 e uno ne ha 3. Ah, e voi quando è che buttate giù qualche... Prossima domanda? Sentiamo. Ok, allora vediamo. Molta gente vi conosce perché siete stati, cioè, siete ancora ora, no? Avete smesso di fare i DJ? Comunque vi conoscono perché avete suonato in tanti locali, Sì. hip hop, afro qua, no? Sì. E dov'è che è nata questa passione di fare i DJ? E poi soprattutto di farlo insieme? Che ognuno poteva benissimo dire oh, io faccio il mio lavoro, io faccio il mio, o no? Allora, la passione è la passione per la musica. Mhm. Perché noi prima di diventare DJ, io suonavo la batteria, lui Ok. suonava il basso Ah, e comunque ascoltavamo musica rock, cioè quello che c'era su MTV all'epoca, i primi anni 90. Quindi era rock mhm. principalmente. Comunque suonando questi strumenti qua abbiamo iniziato a fare parte di una band che Ok. facevamo cover dei Guns N' Roses, Metallica, Iron Maiden, roba da bianchi. Poi però nel 2007, quando lì chi ci ha dato la console? No. Ah sì, poi sì, con nostro cugino abbiamo iniziato ad ascoltare hip hop. Hip hop. Abbiamo iniziato ad ascoltare hip hop, abbiamo iniziato ad andare alle feste ghanesi. Ghanesi. Ok. Sì, dove suonava Master P a Saliceta. Saliceta. Qui Stavamo proprio- lì. Sì. 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 Abbiamo iniziato a frequentare quegli ambienti lì, ci è piaciuto, però vedevamo che il DJ non era aggiornato. Mhm. Non era aggiornato. Noi comunque scaricando le canzoni per il nostro cugino sapevamo che cosa voleva la gente. Ok. Capito? Cioè vostro cugino era un DJ? No, non era un DJ, però era uno che andava a ballare e quando guidava ascoltava le canzoni. Ok. Capito? Vuoi saltare in mezzo? Niente, dopo niente, stavo dicendo che sì, abbiamo iniziato a frequentare gli ambienti frequentati dai ghanesi e noi sapevamo cosa voleva la gente. Poi un'estate un nostro amico ci ha prestato la sua console Ok. e da lì abbiamo iniziato a provare. Ma a provare cos'è? Era ad imparare ad usare il macchinino, console, capito? sì. Mettevamo su dei pezzi, avevamo imparato i tasti, quelle cose lì. E dopo da lì abbiamo iniziato a vedere, cambiare le canzoni, cose così, però in un mese non fai niente. Niente, noi comunque carichi come delle molle, eravamo giovani e abbiamo detto dai, possiamo andare alla serata e dire se riusciamo, Di se chiedere ci fa mettere di 2 o 3 suonare. pezzi, esatto. Sì. E inizialmente ovviamente, sai come sono i danesi, no. Poi mi ricordo che c'era una serata per andare verso Castelfranco Mhm. e lì c'era un DJ che adesso non mi ricordo come si chiama, lui ci ha fatto provare. All'epoca era uscito Low di Florida, lì come si chiama, e ci ha fatto provare. E la gente diciamo che ha risposto bene, però poi lì ci siamo accorti che non bastava un pezzo, bisognava continuare a spaccare, capito? Mettere pezzi che spaccavano. Quindi avevate quel pezzo lì, low. Non avevamo solo quello, avevamo anche altri, però poi siccome noi all'epoca c'era il porta CD, capito? Quindi da lì abbiamo iniziato a capire che cazzo, dobbiamo sapere quali canzoni ci sono in ogni CD, Ogni CD, hai sì. capito? Solo in quella serata lì abbiamo capito un sacco di cose. Cioè quindi mettevate canzoni a caso quel Quel giorno lì sì. CD a caso, Quel giorno quello lì, che viene. quel quel giorno lì giorno. sì. Però dopo la cosa è che dopo ti organizzi Mhm. per semplificarti la vita e cambiare in modo più veloce, Mhm. capito? Perché un'altra cosa che abbiamo notato è che quando noi andavamo a Vicenza i DJ cambiavano ogni 2 minuti, anche meno. Ogni ritornello cambiavano canzone, capito? Ok. Quindi abbiamo visto che dovevamo iniziare ad essere più veloci, Più veloci. essere veloci come loro. Sì. Ma quindi suonare in due, no? Sì.
come facevate a suonare in due una console? Quindi tu cosa facevi e lui cosa faceva? Allora, praticamente io partivo con una canzone, Mm. lui intanto si preparava alla seconda canzone da metterci, Ah, ok. capito? Che ci stava. Mhm. Poi quando finiva lui, quando lui metteva la sua canzone, io già stavo cercando qualcos'altro da mettere cavolo. quando lui metteva la sua canzone. Quindi dovevate sempre essere in sintonia, cioè... Sì. Quando deve essere molto veloce. Sta Sì, tutto sì, lì sì. alla fine. Wow. Sta tutto lì, perché te devi mettere bang after bang after bang after bang. Esatto. È così che la gente si diverte. È così che mantieni il mood. Così che mantieni il vibe alto. Quando avete iniziato, no? Che avete suonato e avete detto che è piaciuta alla gente, no? Sì. Com'era la sensazione di essere dietro la console, vedere la gente che balla le canzoni che state suonando? Allora, io ti dirò, come ti ha detto mio fratello prima, noi suonavamo in un gruppo che faceva rock, no? Mhm. E abbiamo fatto anche qualche concerto. Le sensazioni di andare, l'ansia all'inizio, prima del concerto. Poi quando vai sul palco e vedi che la gente piace quello che fai, quello che suoni, e ti Mhm. fa dei complimenti anche dopo, è la cosa più bella. È quello Wow. che ti mantiene, ti fa venire la voglia di Di continuare. continuare. Esatto. Wow. Esatto. Quindi una serata, 2 serate. Quando è che proprio la gente ha capito che no, questi qua dobbiamo iniziare a farli entrare nel giro e farli suonare sempre? Diciamo che non c'è stato un momento dove... Cioè, diciamo che, visto che noi siamo persone, cioè io e mio fratello siamo persone che ci piace stare nel nostro, capito? Quindi non è che seguivamo molto l'opinione pubblica, Mhm. capito? Fino a quando c'è arrivato Kelvin, no? Che ci ha detto, oh, guarda che, cioè, state... Sì, State diciamo che spaccando. lui ci aveva a mano la situazione, come si dice in italiano? Quello che comunicava con le persone, lui Sì. gestiva il response dalle persone, lui prendeva il response dalle persone e poi ce lo diceva. Quindi capito? faceva più o meno da tipo un manager, tipo... Sì, esatto, Sì, esattamente così. esattamente così. Sì. Perché poi dopo comunque ha anche fatto il nostro vocalist per Sì. tanto tempo. Sì. Quindi sì, diciamo che all'inizio siamo partiti alla cieca, perché alla fine, cioè, te lo sai come funziona quel mondo lì, hai capito? Cioè, noi siamo partiti tanto per passione per la musica, Mhm. cioè, Noi ci non piaceva, per no? fare Non soldi per o business, quant'altro, capito? Poi dopo comunque, cioè, devi anche, visto che ti chiami un posto lontano, devi dire, oh, la benzina poi da pagare in qualche modo. E quel lato lì, com'era a quei tempi lì, il mondo della musica in confronto a oggi? Com'era secondo voi? Era, diciamo, secondo me era più bello perché praticamente, come diceva lui, c'è un pezzo, no? Per dire, poteva rimanere di moda tutta l'estate, o anche l'anno dopo. Ora invece con l'avvento dei social media c'è il livello di attenzione talmente basso che un pezzo ti rimane su 1 o 2 settimane massimo, poi dopo non lo cade più nessuno quel pezzo lì, Vi capito? faccio un esempio. Mhm. Se te puoi chiedere a tutti, no? R&B, hip hop, no? Sì? Negli anni 80, 90, 2000 sono migliori. Ma perché? Perché la qualità della musica era lì su. Hai capito? Mhm. Ora, cioè, esce un artista, una settimana, 2, fai un mese, dopo non conosci più nessuno. Non lo senti più? Hai capito? Mentre negli anni 90 c'era Usher, R. Kelly. Mhm. Cioè, tutti conoscono Usher, tutti conoscono R. Kelly. Yeah. Hai capito? Mhm. Quindi, cioè, sta tutto lì alla fine. Però anche dal punto di vista di DJ, diciamo che quando abbiamo iniziato ad andare a ballare a Vicenza e portavamo giù i pezzi che suonavano là, era bello perché portavi un'ondata portavi dei pezzi freschi, nuovi, che la gente non aveva mai sentito, capito? E la gente rispondeva bene, Ok. hai capito? Di solito, cioè, spesso rispondeva bene, ora invece, non lo so, non so com'è, è diverso. Ok, da come state dicendo, no, che da quei tempi a oggi sono cambiate un sacco di cose. Sì. E cos'è che ha causato sto cambio totalmente che adesso, non so, un cantante fa una canzone, 2 o 3 giorni, poi non lo senti più? Cosa è successo secondo voi? È successo, secondo me, no?
dipende dal cantante. Partiamo da questo presupposto qua, no? Perché anche se te prendi Drake, che ha fatto un nuovo album, tutti ascoltano quel nuovo album lì. Poi un'altra cosa è che adesso, no? Te c'hai tanti platform dove andare a ascoltare la musica, dove andare a scaricare la musica, a scaricare neanche più, però dove andare a ascoltare la musica, c'è Spotify, c'è YouTube, c'è name, c'è tantissimi, hai capito? Quindi, visto che tutti gli artisti si concentrano lì, no? C'è nuova musica tutti i santi giorni, tutti i giorni esce un artista che ti fa un nuovo pezzo, mentre sembra nel 2000, cioè io mi ricordo ancora quando dovevo uscire l'album di Ludacris, io ogni mezz'ora andavo a vedere se è uscito. Ora come ora di buono, cioè, escono 200 canzoni al giorno. Hai capito? Quindi cioè, in quelle 200 canzoni lì devi sentire, vedere quello che può andare nel locale, provarla nel locale, vedere come rispondono le persone, poi metterla da parte. Cioè, c'è tutto il lavoro, cioè, ora come ora la gente... Sì, il pezzo è bello, però non puoi mai sapere cosa piace alla gente, perché c'è troppa roba in giro. Quindi vai sul sicuro, vai su YouTube, scrivi Best Hip Hop Music July 2022, che ti usciranno 30-40 pezzi, di voi li metti dentro la tua playlist. Poi li vai a suonare. Sì, sei sul sicuro. Wow. Ma quei tempi com'era andare a rimorchiare? Com'era? Eravate i DJ del momento, quindi sappiamo che le combinavate di cose. Ok. Rispondi te, rispondi io. Risponde chi ha avuto più ragazze. Allora lui. Devo parlare? Io, allora, a quei tempi là, abbiamo suonato per tanto comunque. Diciamo che inizialmente, non essendoci social media, uno doveva prendere su, andare là, ok? La gente andava a ballare perché magari c'era quella tipa lì, oppure c'era quella compagnia di ragazze lì, capito? Dove magari ce n'era una che piaceva, una che magari era interessata, magari gli ha detto ciao la serata prima, il tipo gli è partita la vena, c'è una possibilità, quindi la prossima volta torno sempre là perché magari la ribecco. Ok. Inizialmente era così, poi dopo con l'avvento dei social è stato un po' diverso, nel senso a me è capitato, vedi una donna, una ragazza, vedi che ci può stare, e la contattare su Facebook. Mentre ragazzi adesso c'è Instagram, per dire, capito? La contatti, le mandi un messaggino, ciao. Sono i DJ che suonavo. No, io ho avuto da dire per questa cosa. Sì? Minchia, sì, perché non mi piace. Cioè, sono arrivato a un punto dove avevo capito che le ragazze, diciamo che si avvicinavano a te solo e soltanto perché sei DJ. Cioè, a parte, almeno io parlo per me, io prima di fare DJ non mi ha inculato nessuno, nessuno. Zero. Nessuno. Ok? Quindi sta cosa qua mi sta sul cazzo, cioè mi ha dato veramente sui nervi, quindi le sono andate tutte. Quindi ti contattavano perché sei il DJ che suonava? No, non mi contattavano, però diciamo che ti rendevano la vita più facile rispetto ad un altro. Tipo, cosa facciamo per rendere la vita più facile? Nel senso che spesso, almeno quello che era successo a me è che quando vai a provarci non sanno chi sei, no? Magari se la tirano. Non ti rendono la vita facile, no? Magari vai a parlarci, non ti fanno domande, non chiedono niente. Invece quando poi vedono che sei DJ, lo noti proprio che ti guardano con occhi diversi. Cioè, lo vedi. Cioè, lo senti proprio, capito? Tu sei lì a suonare, senti che qualcuno ti sta guardando. Quindi, mentre suonavate, avevate anche gli occhi per guardare, magari questa è carina, questa... Allora, quando... I DJ sono fatti così, perché... No. Come no? Ti spiego. Perché io ho notato una cosa, quando suonavate, delle volte vi guardavo. Sì.
Mentre uno era impegnato a sketch, c'era l'altro che guardava intanto e diceva, questa è bella, questa No! Vedi, ecco! Wow. Ti spiego. Allora, un buon DJ Ah, deve sempre tenere gli occhi sulla pista. Sì, per vedere Ok. se il pezzo come sta andando, Come sta capito? andando? sicuri che per il pezzo, non Assolutamente. per non per le pezze? Ma che No, pezze! Ma La secondo cosa te? ti racconto una storia. Allora, Mac 2, tu ti ricordi Mac 2? C'è stata una volta, no? Al Mac 2, dove l'organizzatrice era la Lina, eravamo io e mio fratello Kelvin. E in questa serata qua era andata tutto piuttosto bene, no? Cioè, quindi te ti aspetti che a fine serata, capito? Ti sei accordato con quel prezzo lì e te ricevi quei soldi lì, hai capito? Ma la Lina ha detto no, perché uno dei DJ era in giro a figa Ah, e quindi era poco professionale. e chi era dei due a figlio? Ma non mi ricordo. Però, hai capito? Cioè, la cosa è che da quella volta lì, no? Kevin ci ha detto, voi state in console fino a quando non Non finisce finite? tutto. E quindi da quella volta lì stiamo in console fino a quando finisce tutto. Cioè, se tu sei lì per suonare, perché devi andare a figa? Scusami. Giustamente. E infatti abbiamo smesso. Però qualcuno è andato. Sì. Ma per forza, scusami, Cioè, quando viene quella ragazza di Brescia o di Vicenza o di Bergamo e la vedi solamente quella serata lì, cioè, non è che puoi stare lì. Nel senso che una ragazza con cui magari avete parlato e... Ma secondo me tanto Io una ragazza che non hai mai visto e la vedi quella serata lì, dopo non sei sicuro che torna. Quindi da dietro al console scendi giù per andare a parlare con la ragazza. Assolutamente. Quindi è sì. vero che avete occhi anche per guardare le tipe. Non solo la musica. Allora, la cosa è che quando guardi la pista, che se tu stai andando bene e te sei tranquillo, ti puoi anche permettere di guardare di guardarti un po' in giro. Ma è stato solamente quella volta lì, poi da quella volta lì abbiamo smesso. Quindi come funzionava? Che vi mettevate d'accordo, lui diceva a me piace questa, a me piace questa, quindi uno andava, Uno prende su va via. Sì, uno però uno andava a fare per tutte e due. Sì, sì. no, per tutte e due, no. Cioè, uno rimane su e suona anche per Sì, l'altro. uno sì. Sì, ma se tu devi andare, vuol dire che sai già quello che vuole lui e sai già quello che vuoi te. Quindi tu vai a... No. E poi la vostra identità... No. Uno va a fare, poi torna l'altro, va a fare anche lui. No, Sono sempre quello di prima. No. Avete mai usato la vostra identità per fregare qualcuno? Sì, a scuola. Sì? Scuola, la Sì, patente. scuola, la patente. Uno ha fatto la patente 2 volte. No. Ah, ok, mentre guidi magari usi quello dell'altro. Sì, per 5 anni ho usato la patente di mio fratello. E la polizia lo sa? No, non lo sa. Quindi se guardate, mi raccomando, io abito... Non vi dico. No, intendo non proprio anche le tipe. È capitato qualche volta? Avremmo voluto, ma Non vedi no? Sicuri? non c'è stata l'occasione. Cioè, Se no avresti fatto? alla fine, quando si tratta di... come si dice? Mettersi sopra le lenzuola. Mhm. Tutto dipende dalla femmina. Dalla Cioè, femmina. sai che i maschi, cioè, frega niente. Se si fa, cioè, Ma voi ce la fate molti- benissimo a fregare una ragazza, perché no. a meno che non no. sia una che ti conosce tanto. Ascolta, quello è brutto. guarda che Ti le tipe, cioè, c'hanno, guardano nel dettaglio, capito? Quindi, cioè, ti beccano subito. Beccano subito. Perché nel giro di poco vedono come parli, cioè, sono due riconoscono. cose diverse, capito? Nice. Quindi- Guarda come ti guardo, Così. C'è qualcosa che vorrebbe dire? No. Avete fregato qualche tipa, secondo me? No. Torno a ripetere, non c'è mai E stata le, l'occasione. e le feste che facevate a casa? Ecco, sapevo che sarebbe arrivato. Cioè, dopo tutte le serate che facevate, non vi bastava, dovevate fare anche after party. E lì... Allora, after party, te l'abbiamo già detto anche prima, c'era gente che scopava, ok? Noi no, non abbiamo fatto niente, non abbiamo mai fatto niente. Sicuro? 100%. E che C'era gente, proprio gente, cioè sentivi, no? Quando lo senti. Cioè, se te lo stai dicendo perché... Casa nostra era un bordello. esatto, era... Era un bordello. Era un sì, bordello. sì, era un bordello. Casa nostra era un bordello.
Cioè voi organizzavate after party? No, allora, innanzitutto, partendo dal presupposto che noi non organizzavamo niente, lo dicevamo. No? A chi rimaneva alla fine, abbiamo casa libera. Chi vuole venire, viene. Ok. Basta. Quindi avete già organizzato? Non è che... non è organizzato. No. La cosa è... Te c'è allora, ai tempi, no? Quindi parlo di ormai quasi 6 anni fa. I nostri genitori non erano in Italia. Ok. Erano via. Mio padre era in Ghana, mia madre era in Germania. Quindi avevamo la casa tutta per noi. Capito? Quindi non è che abbiamo organizzato, abbiamo detto, no, oggi vogliamo fare un after party. No. Cioè abbiamo visto che comunque c'erano molti amici casomai da Brescia vengono, da lontano vengono, abbiamo detto guarda, cioè, se non volete andare via subito noi abbiamo casa libera, se volete potete riposarvi un po' dopo. Riposare? Sì. Perché se deve tornare a casa non può riposarsi in macchina. Te già non sei serio. Te non sei serio. Devi posare in macchina. Se ti riposi in macchina e ti perdi. No. Facciamo il presupposto che non tutti i nostri after party li abbiamo fatti d'inverno. In inverno? Ah, perché sapevate già quello che avete in mente, no? No. Perché sai che in estate uno non va. No, la situazione si presentava solitamente in inverno. Ah, ok. Tutto qua, sì. Perché avevate bisogno di scaldare le ragazze, no? Ecco. Noi non abbiamo mai fatto niente. Quindi voi niente? Noi non abbiamo fatto niente, non ci crederai, noi non abbiamo mai fatto niente. Davate disponibilità agli altri di fare quello che volevano? Noi Vostri amici? abbiamo dato la casa libera. Però sai com'è, visto che casa tua non vuoi che la gente ti distrugga casa. Perché poi io mi ricordo quella volta lì che è arrivato uno, è andato in bagno a cagare. Ricordi? Mi ricordo. È andato in bagno a cagare, l'ha intasato. Come? Ti rendi conto? Quindi, la cosa no, di dare la tua casa è quello, di stare dietro alla gente. È un rischio, È dici? un grosso rischio. Mi è venuto in mente un flashback. Scusa, non c'entra niente con le tipe. No, c'entra con le tipe. C'entra con le tipe. Noi abbiamo iniziato a fare DJ perché facciamo le feste in casa. Ok. Vero. Ecco. Quindi voi già avevate già in mente di fare No! queste festine? No. Cioè, È successo, nel senso, vero. Dalla festa del compleanno della Jessica. Sul 14esimo era. Ah? No, non è Ma vero. che cosa? Casa di David. Esatto, casa di David, come si faceva cabò, all'epoca si diceva così, e si invitava la gente, c'era gente anche da Bologna che veniva, e i giovani hanno iniziato a conoscerci in questo modo, in queste feste qua. Quindi Quindi poi le andavano vostre non tutto, erano feste, erano orge. No, no, inizialmente venivano a ballare. Ecco, Questo qui era all'inizio, avevamo 20 anni, 18, 19 anni. Quindi voi eravamo piccoli. suonavate lì Nelle feste in casa. nelle feste in casa. Sì. Che finiva poi... No. Quello che finiva poi era verso la fine. Ecco, 5 anni fa, 5-6 anni fa. Quindi quello è venuto dopo? Sì, quello è venuto dopo. Ok. Sì, quello è venuto dopo. All'inizio no, quindi ti parlo di più di 10 anni fa. Erano cose serie, 15 anni insomma, fa. feste... Erano feste in casa. Feste in casa, ragazzino, capito? Sì, Ok. spegni la luce, la gente si strusciava. Sai che quando spegni la luce, però invece intanto strusciavi, no? No, c'ha tipo a casa nostra, quando abbiamo fatta la prima volta, a casa nostra, ci ha sbiancato un muro. Sì. Vi ha sbiancato il muro? Sì, perché erano appoggiati, Erano sudati. sudati. A forza di strusciare attaccato al muro, strusciare in generale. Ci ha sbiancato il muro. Successo Ma quello. la persona lo sa, se guarda la Qualcuno in particolare? No, lo sanno. Due persone in particolare. Lo sanno loro. Loro lo sanno. Ok. No, perché sì, è stato bello. Comunque, ritornando al discorso orge, c'era gente che faceva, ecco. Faceva orge nelle vostre... No! Si facevano? No, si facevano, ecco. Ok. Quindi, voi niente? Tutte le feste after party che avete fatto, niente? Nessuna ragazza? Wow, incredibile. La cosa è no. Mhm. La cosa è no. Quando sei lassù, quando sei una persona molto conosciuta, non
non piace, no, avere gente che parla dietro di me, queste cose qua, capito? Quindi mi piace tanto farmi vedere o far vedere, che mi faccio questo e quest'altro. Understand? Adesso ho capito. Quindi voi non facevate lì, però facevate in private. Esatto, private, everything private. Quindi tante in privato, tante. No, dilettante. C'è stato, ecco, va a periodi, ecco, sì, mettiamolo così. va a periodi. C'era C'è periodi un periodo dove- boom. c'è il boom. Ah, ok. Dove È un mercato di frutta. Cioè, Esatto, in poche parole sì, dai. va così, sì. Ok, vediamo un attimo una cosa. Vai. Sappiamo che suonavate tanto al Vox Selecta, no? L'ultimo periodo, perché Sì, l'ultimo all'inizio non periodo. ci volevano. No? No, Loro assolutamente. per almeno 8 anni non ci hanno voluto lì. Cioè, avete provato di continuo 8 anni? Certo. Abbiamo suonato là per Halloween, un Halloween abbiamo suonato là che abbiamo fatto un color party. No, quelli era cosa? Capodanno 2011? Capodanno? No, non 2011, Era- Capodanno, no. Era Io ricordo che era... era- Halloween, sì, hai ragione. Halloween, hai ragione. Abbiamo suonato là, ci Sì. hanno dato la saletta piccolina, No, saletta Mhm. che piccolina. adesso è la sala fumatori. Fumatori, sì. Esatto, sì. ci hanno dato quella sala lì, Sì. bellissima serata. Sì, è vero. è andato tutto bene e poi dopo da lì non ci hanno chiamato. Da lì ci è andata un'altra occasione d'estate, non è stato l'anno dopo, è stato molti anni dopo, alle Dogali, Mhm. che c'è stata una rissa proprio... Che dai, è finita Tra i- sul giornale. sì, finita sì, sul ovvero. giornale, esatto. Ok. C'è stata quella rissa lì, da lì in poi proprio... Hanno rovinato Da tutto. lì hanno detto Basta lì, basta neri. basta lì. Quindi- neri. Insomma, loro avevano già il dubbio dei neri. Sì. Visto che avete provato per 8 anni, non vi hanno mai detto perché non vi volevano... Ma sai, all'epoca diciamo che l'hip hop è iniziato ad andare di moda ultimamente, adesso ci vedi i Repusi, ma ultimamente è iniziato ad andare di moda. Quando abbiamo iniziato noi facevamo le feste nostre, hai capito? Feste tra neri, ma 2, cioè eravamo solo tra di noi, capito? Sì. E Ok. era così. Poi quando è iniziato ad andare un po' di moda, dove il Seletta si suonava già, però anche loro Facciamo commerciale. facevano roba commerciale, capito? Noi neri ci faceva un altro tipo di vibe, no? Roba commerciale. Da lì hanno provato, però sai com'è? C'era sempre questa puzza sul naso, perché comunque all'epoca, cioè, vedevano un nero, Chi sei? fai un attimo, hai Perché capito? poi comunque devi anche capire che ai tempi la clientela nera, Nera. no? C'era gente che rubava, dai. Sì, Cioè, c'è gente che rubava, c'è gente che faceva casino. E per quello che non vedevano i neri come di buon occhio. Perché sapevano che se ci chiamavano tutti i neri sarebbero venuti. Sarebbero venuti, sì. Sarebbero venuti quelli buoni che non avrebbero fatto niente e quelli che comunque avrebbero fatto o casino, rubato, queste cose Sì, qua infatti- che semmai tra i bianchi non succede. Hai capito? Sì, infatti, Ma- Le vostre serate, no? Spesso finivano con delle risse delle volte. ma Mamma due! mia, stai Ma scherzando? due. Se non c'è una rissa non era una serata. Ma due lascia stare, cioè, ogni serata c'era una rissa. Sì. C'era questo qui che non so quanti ne prendeva, non so se lo conosci Patrick. Patrick, sì. Qua nessuno riusciva a picchiarlo, però qua non so, però ogni fine serata riusciva Riusciva a picchiare qualcuno. qualcuno. Sì, ma Capito? vabbè, però non solamente ma due, anche se quando andavi semmai a Big Club a Brescia, andavi a Vicenza, Mhm. c'erano sempre serate nelle serate Sì, di pop, sì, c'è sì, sempre sì, una sì. rissa, c'è sempre. Ma i neri sempre. Eravamo sempre, ci Dai, facevamo sempre conoscere. Era l'ambiente, secondo sì, me. dai, diciamo che diciamo il marchio di una bella serata. Chiamiamolo così. Sì, Il marchio di una bella serata. sì, all'epoca funzionava. Vediamo un attimo una cosa. Com'è questo mondo dei DJ? Come lo vedete voi? Oggigiorno? Da quel tempo fino ad oggi, come lo vedete? Spiegateci anche... Beh, quello che è cambiato avete già spiegato. Sì. Però proprio il mondo dei DJ, come lo vedete? C'è invidia, mica invidia, cose così. Ma guarda, noi abbiamo iniziato per passione, quindi anche se ci chiamavano a suonare per un compleanno, cose così, non ci dava niente. Però il fatto che comunque magari non lo fai neanche apposta, no? Ti piace suonare, non lo vedi come un business, noi non lo vedevamo come un business, quindi andavi in giro
letteralmente, perché ti chiamavano ovunque, no? Probabilmente perché o eravamo bravi oppure prendevamo poco, non lo so. Comunque la gente ci chiamava ovunque e questo alcuni lo prendevano bene, capito? Magari dicevano, oh, ci chiamavano, dicevano, oh, riuscite ad infilarmi, capito? Alcuni cercavano di fare sta furbata qua, che ci sta secondo me. Altri invece magari non dicono niente, però quando li vedi che devi suonare assieme a loro, ti guardano un po' male, hai capito? Vai. Senti, cioè lo vedi che non sei visto di buon occhio, lo Ok. vedi proprio, hai capito? Cioè c'è invidia tra i DJ. Se uno spacca per qualcosa, no? Cioè perché sei invidioso, datti da fare, fai quello che facciamo noi. Noi ne parliamo sempre, io e mio fratello. Noi più di così non potevamo fare. Eravamo quando non suonavamo, eravamo o a Brescia, o a Big Club, Red Club, o a Vicenza, perché là a Vicenza, quando iniziano a fare serata, finiscono alle 8 di mattina. Andare là è un'ora e mezza di macchina, quindi anche lì sono soldi che vanno via. Ma tutto questo perché? Per rimanere aggiornati con le canzoni, capito? Perché a noi piace essere aggiornati e spaccare. Era questo il nostro obiettivo quando andavamo a suonare. Dobbiamo spaccare. Cioè la gente deve dire, cazzo, i DJ R&R spaccano troppo, hai capito? È per quello che siamo arrivati dove siamo arrivati. Questi qua invece cosa fanno? Non fanno niente. Però quando ti vedono... hai capito? È così purtroppo, ma funziona così dappertutto. Quindi, insomma, un DJ per poter rimanere al passo, cioè rimanere sempre il migliore, no? Cosa deve fare? Ascoltare musica tutti i giorni. Ascoltare musica, io direi di suonare, quello ci ha aiutato molto. Cioè, non suonare, scusa, andare in giro, ascoltare gli altri DJ come suonano, capito? Come suonano, cosa suonano, vedere la gente come risponde ai pezzi che magari tu non hai, capito? Sei DJ, non puoi avere tutto, mica ci sono... Noi, per dire, noi abbiamo 30.000 canzoni, solo di pop. Poi manca Afro, Dancehall, cioè manca... cos'è? Ce ne sono tantissimo, piano, tutte quelle cose, cioè... Solo di pop abbiamo 30.000 canzoni, non puoi avere tutto, hai capito? Quindi vai a suonare, vedi come suona il DJ, vedi come risponde la gente. Cioè, metti insieme le cose, capito? Metti insieme il suo stile, il tuo stile, lo personalizzi, fai un mix, capito? Nice one. Nice. Quello è vincente. No? Nice. Ma voi non litigate mai? Quando eravamo piccoli. Quando eravamo piccoli, lascia stare, cosa te lo diciamo fare? Sì, di brutto. Normale. Normale. Sono due persone diverse. Sono due persone diverse. Con due idee diverse, due teste diverse. Due teste diverse? Sì. Vorresti dire che uno ha la testa più grande o cosa? No, abbiamo due punti di vista diversi. Esatto. Ah, ok. Un modo di vedere il mondo diverso. Così. Però esteticamente siete... Cioè, se uno non vi conosce dice che siete uguali. Vi scambiano mai? Lascia stare. I nostri genitori poi adesso sono i primi, Ah, pure i genitori? sì. Cioè, Non vi riconoscono? non so perché, ma adesso... Non vi adesso riconoscono è più? tantissimo. Ma perché non ci vedevamo da tanto tempo. Esatto. Ah, ok. Non ci vedevamo da tanto tempo. Io mi ricordo che tu non avevi la barba. Sì, a me piaceva farmi la barba, ti dico la verità. Adesso non la lascio crescere perché quando mi lavo la faccia, non lo so, non mi piace, quindi la tengo corta, così, sì. Così riesco a lavarmi la faccia, perché quando è troppo lunga mi sembra che non riesco a lavarmi. No, sarà un OCD, sarà un qualcosa, però... Ma quando avete discussioni, come risolvete? Allora, dipende. Se riusciamo a raggiungere un accordo, bene. Se non riusciamo a raggiungere un accordo, io vi tengo la mia idea e mi sentiamo su di. Basta. Dopo move on. Si vede chi avrà ragione. Esatto, Ecco, esatto, è sempre così. Si vedrà chi avrà ragione. Qual è il pensiero di avere uno uguale a te? Non caratterialmente, però fisicamente uguale a te. Che magari oggi è a Milano, tu sei a Modena. Com'è? Qualcuno ti chiama, oh, ti ho visto a Milano. Oddio, io non ho mai avuto questo pensiero, perché se comunque tu ti vedi diverso, cioè almeno io non ho mai pensato di essere
essere uguale a lui, capito? Non ho mai avuto questo pensiero. Mai. Nemmeno io, però conosco dei gemelli Mhm. che loro erano di Brescia, sono anche gemelli diversi. E uno di due mi fa, io non vado da nessuna parte senza mio fratello. Wow. Quindi sono sempre insieme. Sempre insieme. Sempre insieme. E voi, Voi quelli... Sì, mi ricordo, sono sempre insieme. voi invece siete, ognuno fa la sua... Però anche voi spesso siete insieme. Assolutamente Sì, 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 però sì. cioè, la cosa è che se io per esempio no, devo andare a fare un viaggetto Ci vai, a Verona, ci vado. lo abbandoni. Non è che abbandono, è grande abbastanza. Quando arriverà il momento che magari uno dei due si sposa, come sarà? Perché avete vissuto insieme fin da piccoli e ancora oggi siete insieme. È un tasto dolente È un questo. tasto Un tasto dolente perché... un po' particolare questo. sì. Il problema sono le femmine. Secondo voi come sarà? Il problema sono le femmine. Che dire, se trovi... che dire. Sarebbe meglio trovare... Allora, la cosa è no. La cosa è... certe cose no, non si cambiano. No? Mhm. Quindi se una tipa decide di entrare nella mia vita, si deve prendere tutto il pacchetto, se no basta. Quindi devi accettare che c'è anche tuo fratello. Devi accettare il fatto che c'è anche mio fratello, devi accettare il fatto che ci sia mio fratello, c'è la mia famiglia, sono i miei nipoti, che sono 12 adesso, ce ne saranno di più, forse in futuro. Cioè devi accettare tutto di me. Cioè, quindi anche quando ti sposerai, non so, abiterai con tuo fratello, cioè nel senso averti la casa Il dove... futuro non lo so. Però quello è il Però, pensiero. Cioè, diciamo che la cosa è no, se non riesci ad accettare mio fratello, non riesci ad accettare me. Si imposta. Mettiamolo più così. Esatto. Siete inseparabili, insomma. Diciamo che il pensiero di provare a separarci non gli deve neanche venire in testa. Hai capito? Mhm. È quello. Perché ho avuto una tipa che ci ha provato. No? Sì. Dire no, perché poi dopo dovrai separare da tuo fratello. Ho detto, oh, lascia stare mio fratello. Te non puoi nominare mio fratello. Te stai insieme a me. Mhm. Te pensi a me. Mio fratello che penso io. Basta. È così che va. C'è lui che sorride sempre, che è? No, perché c'ha ragione. Ti cioè. piace il discorso di tuo fratello? Sì, non fa una piega. È successo anche a me, quello che è successo anche a lui, mi sono incazzato. Abbiamo discusso pesantemente, capito? Perché, cioè, come si dice, al di là dell'essere fratello, cioè, del separarmi da mio fratello, cioè, la ragazza di turno vuole separarti da una parte di te, hai capito? È come se volesse separarmi da una parte di me, hai capito? Ed è inaccettabile. Purtroppo alcune persone... Ti dire come se uno volesse staccare la tua ombra da te. Esatto. Te lo faresti fare alla tua ragazza? Sai cosa? Alla fine sono scelte. Vabbè, sì. Io non lo permetterei mai. Tutto qua, perché io ti ricordo, è da tutta la vita che conosco mio fratello, è una tipa che ho conosciuto qualche anno fa, che mi viene a dire ti devi staccare da lui, chi sei? È capitato che qualcuno ha provato a prendersela con uno di voi due? Uno arriva, vuole fare, non so, una rissa con uno. È capitato? Chi è che difende l'altro di solito? Argomenti, no. Allora, la cosa è che essendo due persone diverse, ci incazziamo per cose diverse, ok? Magari lui si incazza prima per una cagata per la quale io direi guarda, lascia stare, cioè. Invece io magari mi incazzerei per una cosa che lui magari dice no, dai, capito? Sì. Però se si tratta di fare a rissa, chi è? Chi è? Chi è? Hai capito? È successo quando erano piccoli, che c'era un tipo che ci ha chiamato i negri di merda, poi ci siamo perché all'epoca era così, cioè non è come adesso, no? All'epoca se c'è le palle becchiamoci qua a quest'ora. Sì, vero. Hai capito? Sì.
noi siamo ancora così, capito? Becchiamoci. È Kelvin Sì, che sì, ci ha sì. cambiato, perché sennò Esatto. È lui che parlava con le persone, perché se fosse per Perché me mio fratello avremmo picchiato tante persone. Becchiamoci e picchiamoci. No, Sì. no, becchiamoci. non era lì. becchiamoci, era lì, Si lì, fa lì. lì. Cioè, vieni, Capito? parliamone. Noi siamo ancora così, vecchia scuola, Mhm. capito? Yeah. Nice one. Vecchia scuola. Vediamo di non perdere tanto tempo. Ok, vai. Vi siete trasferiti in Inghilterra? Eravate i DJ del momento, poi all'improvviso Cosa è Arenar successo? sono spariti. Cosa è successo? Che è successo? Allora, siamo arrivati a un punto dove della nostra vita dove vabbè, a lavorare andava male. Mm? Quindi siamo arrivati al punto dove c'era il bivio. O continuiamo a fare DJ o cambiamo tutto. Mm? Ok? Continuiamo a fare DJ, viviamo facendo i DJ, Ok. oppure cambiamo tutto. Il discorso qual è? Il discorso è che fare DJ, cioè, ok, lo fai, però non hai certezze nel futuro, hai capito? Perché è dura rimanere sulla cresta dell'onda, essere il top, è dura, non è facile, c'è un lavoro dietro, almeno all'epoca, quello che facevamo noi, era troppo. Era troppo. E quindi mettendo le due cose sulla bilancia non ci conveniva, quindi abbiamo preso su e siamo andati via, abbiamo deciso di andare via. È stata dura perché comunque cazzo nasci, cresci, cioè siamo cresciuti qua, abbiamo lasciato amici, parenti eccetera eccetera, non è stata una decisione facile, però alla fine dobbiamo guardare anche il nostro futuro e niente, abbiamo scelto di andare via. Proprio in Inghilterra avete scelto. Le opzioni erano due, o Germania, perché c'abbiamo le sorelle, o Inghilterra dove non abbiamo nessuno, però lì l'agevolazione, la cosa tra virgolette più semplice, che almeno io personalmente pensavo, era la lingua. Ok, capito? l'inglese. L'inglese. Il tedesco invece dovevamo andare a scuola, cioè partire da zero completamente. E quindi niente, anche lì abbiamo messo le due cose sulla bilancia, Inghilterra e via. E com'è la vita lì? Come vi trovate? Inizialmente è totalmente diverso. Come dice mio fratello, non è per tutti. Non è per tutti. Dipende uno cosa vuole fare nella vita, perché comunque appunto lo stile di vita, cioè tu qua finisci di lavorare, vuoi incontrarti con qualcuno, vuoi andare a prendere da bere, lo fai tranquillissimamente. Là, prima che becchi un tuo amico, o se non è un matrimonio, se non è un battesimo, se non è un baby shower, se non è un qualcosa, a meno che abitate veramente uno di fianco all'altro, non fai così, capito? Non fai Vabbè, questo stile di vita. Sì, le persone sono impegnate a lavorare, Wow. tutti sono molto impegnati a lavorare, quindi anche tipo quando dobbiamo fare un'uscita anche con Kelvin, lui si deve liberare quando noi siamo liberi e dopo organizzare qualcosa che la data va bene a tutti, quindi ci possiamo beccare, capito? Diciamo che è una vita dove ti devi organizzare. Diciamo che almeno per quanto riguarda me, mio fratello e Kelvin, che sì, Abita relativamente vicino a noi. sì. Ah, ok. Diciamo che noi siamo molto focalizzati, abbiamo un piano ben dettagliato di quello che vogliamo raggiungere, hai capito? Quindi cioè, non è che ci distraiamo tanto a fare serate quella sui due, capito? Quindi sì, siamo più impegnati a raggiungere le nostre cose che altro. Mentre altra gente, casomai, vanno là, fanno la bella vita. Però lì alla fine è tutta una questione di scelta, capito? Noi abbiamo deciso di cambiare totalmente stile di vita, luogo, per avere comunque un futuro migliore, con delle certezze. Quindi insomma non è facile. Non è come qua che tutti i giorni andiamo a fare aperitivo. Sì. Lo puoi fare anche là, io dico la verità, lo puoi fare anche là, però per quello che voglio raggiungere io non mi voglio perdere a fare certe cose. Lo potrei fare tranquillamente, però ho altri obiettivi, ho altre cose. Quindi l'aperitivo ovviamente lo vado a fare una volta ogni tanto, però non tutti i giorni. Ok. Ma come mai non avete continuato a fare i DJ anche lì in Inghilterra? Vai. Ci abbiamo provato, a dire la verità. Ci hanno chiamato due ragazzi di Roma
che organizzano serate di old school, ma old school peso, cioè, non roba che senti qua. No, perché anche lì ci siamo dovuti aggiornare, abbiamo dovuto chiedere a loro che pezzi mettere perché pensavamo di sapere tutto, ma non sapevamo un cazzo. Ci hanno aperto un mondo loro e abbiamo provato a suonare anche alle loro serate. Sono andate, direi bene, solo che poi perché appunto c'è troppa competizione anche lì, capito? C'erano 3 DJ a rotazione. Il discorso è che uno vuole suonare più dell'altro, quindi c'è stata un'incomprensione tra DJ e dopo gli organizzatori, questi qua di Roma, non si può cosa fare e poi non ci hanno più trovato. Però sì, ci abbiamo provato, però c'è troppa competizione, la competizione è veramente molto alta. Più di qua. Qua non c'è competizione. Qua è tranquilla la situazione. La cosa è che qua non c'è competizione perché alla fine te conosci chi è bravo e chi non è bravo, quindi ti puoi anche mettere in paragone con chi è bravo e con chi non è bravo, mentre là, ripeto, la gente non ha un cazzo da fare, quindi cosa fa tutto il giorno? Non sta altro lì che ascoltare musica, o se no, cioè poi comunque va anche a conoscenza, hai capito? Quindi te da gestore prendi chi conosci, non chi non conosci, hai capito? Sì. Quindi sta tutto lì, conoscenza e competizione, c'è troppa competizione. Wow, cosa ne pensate di questo fatto qua che oggi uno si sveglia, sono un DJ? Cosa ne pensate? Tutti i DJ sono adesso. Perché purtroppo secondo me c'è troppa accessibilità. Come ti ha detto prima mio fratello, l'ultima console che abbiamo preso abbiamo pagato 1600 eurini all'epoca, nel 2014, 2015, 2016. Prima che c'hai quei soldi lì è dura. Adesso invece ho una console, un laptop che bene o male molti hanno a casa, prendi una console del cazzo anche usata, magari 100-200 euro, prendi il laptop, inizi a scaricare le canzoni, è fatto, hai capito? Metti su una playlist, perché tanto col computer alla fine è così, metti le canzoni in ordine, poi sei già pronto per partire, hai capito? Vorrei anche aggiungere un'altra cosa, noi a differenza degli altri DJ, come anche te avrei notato nelle nostre serate, noi non usiamo il computer, noi usiamo la chiavetta, no? E che in poche parole te, vai a cercare le canzoni e sei te che li metti a tempo, mentre col computer ti fa tutto quanto il computer. Okay. Il lavoro vero e proprio da DJ, da mettere a tempo, a sincronizzare le canzoni, te lo fa il computer. Ok. Quindi, mentre noi no, ascolti, aumenti, abbassi il pitch, tutte quelle cose lì. Quindi sì, per me, questo qua è il mio parere personale, chi usa il computer non è alla fine proprio un DJ. Quindi dite che ultimamente, grazie alla tecnologia, è tutto più semplice, insomma. Assolutamente sì. Ma io dico anche, io non voglio stare qua a dire che io sono il migliore del mondo, perché alla fine chi è bravo a fare il DJ, non usa neanche la console che abbiamo noi, usa proprio il giradischi. Dopo te con quella canzone lì, perché te c'è la canzone sul giradischi, lo metti a tempo, te ne hai due, c'è il giradischi che gira, ce n'è un altro, un'altra canzone, e devi mettere a tempo tutti e due, quindi stanno andando. È molto più impegnativo così, hai capito? C'è più lavoro, hai capito? Quindi te, questo che io sono particolare, io apprezzo di più uno che ok, è bravo con i giradischi. O è bravo con le chiavette anche, tipo Double D, Master Freeze, per me sono due mostri, perché loro lì usano le chiavette come facciamo io e mio fratello, però sono letteralmente bravissimi, sono proprio all'apice. Apprezzi di più uno che lavora, vedi che lavora rispetto a uno che magari preme dei tasti. Esatto. Ok, ma Aranar, no? Li rivedremo di nuovo sul set oppure sul palco a suonare? Non lo so.
Allora, non è nelle nostre priorità. diciamo che non è nelle nostre priorità, però ci è stato proposto di fare una stagione invernale qua in dintorni di Modena da qualche parte. Vediamo come vanno le cose. Può darsi caso che ci vedrete, può darsi caso che non ci vedrete. Però quella persona con cui parlate è molto positiva, è molto carica e vuole fare tante belle cose quest'inverno. Quindi può darsi caso che ci vedremo. Nice one. Vabbè, come va la vita amorosa? Chi deve parlare? Vabbè, vedete voi chi deve parlare. Ok, parlo io che io sono molto più semplice. Io sono singolo. Sono in cerca? Non lo so. E basta. Io sono fidanzato, Ah, c'è l'amorosa? sì, c'ho l'amorosa, Ah, ok. da 5 anni. Ah! Quindi anche quando eri in Italia No. È successo tutto quando ero in Quindi è da più di 5 anni che siete lì? No, da 5 anni. 5 anni. 5 anni. L'hai trovata lì? Lui sì. Sì. Che ti trovi bene? Sì. Matrimonio? Il matrimonio non è nei piani proprio, per No. niente, no. Nipotini? I putini, si vedrà. Chi è più dolce dei due, scusa? Più? Dolce. No, devi dire alla ragazza. Noi scusa. chiedo alle ragazze. Chiedo alle ragazze. Sì. E chi è lo stronzo? Anche Beh, i- più o meno Chiedi voi alle parlate, ragazze, no? Chiedi alle ragazze. Voi parlate, no? Questa ragazza ha detto che sono più stronzo io di te, no? Vabbè, allora di buono, io sì, vabbè, io sono il diavolo sceso in terra. Ah, quindi Dalle sei te? ragazze. Vedi? Allora. Lui è quello dolce perché si vede quando parla, hai capito? Anche non si vedono i piedi, però se guardate i piedi lui sta Wow! tipo, sai, Sto facendo il piedino al tavolo. quando abbiamo parlato dell'amorosa è rimasto cool. Invece lui si vede che è un playboy. Io cosa? Io sono una persona molto tranquilla. Ok? Sono una persona molto tranquilla, non c'è più nient'altro da dire. Solo che sì, mi dipingono come il diavolo. Ti dipingono o lo sei? Non lo sono. Io sono la persona più dolce del mondo. Confermi? Che dolce, sì, cioè nel senso. Sicuro, non difenderlo, eh? No, ricordo ho dei ricordi dove, cioè, Era un amore. di atteggiamenti che io non avrei mai fatto, Ah, capito? Talmente che non me lo aspettavo, capito? quindi si dice che il diavolo ogni tanto è dolce, vedi? Quindi sì. No, può darsi, ma sì. Va bene, quindi adesso siete qua in Italia per vacanze, giusto? Sì, Vacanze, sì, matrimonio. O volete fare di nuovo le feste in casa? No. Ma il discorso è anche che la gente che conosciamo, la maggior parte delle persone che conosciamo, molti sono sposati, c'è la famiglia, eccetera. Quindi Niente non di feste. funzionerebbe. Non capito? si potrebbe ricreare la stessa situazione, lo stesso vibe, perché non ci sono più le stesse persone. Si stanno sposando tutti? Cioè, c'è anche da tenere in considerazione che le persone cambiano col tempo. Mhm. Capito? Quindi, yeah. Nice one. Noi siamo alla fine. Se volete lanciare qualche messaggio, salutare qualcuno, dire qualcosa. Allora, io saluto tutte le persone che si ricordano di noi, delle serate che abbiamo fatto a Mac 2 o al Seletta o a Brescia, a Vicenza, in giro, che si ricordano ancora di noi, come ho detto prima. Un saluto da parte mia e da parte di mio fratello e sperando di beccarci presto in giro. Ok, se volete lasciare i contatti, non so, Instagram, se qualcuno vi vuole seguire. Oddio, Instagram ce l'abbiamo ma non lo usiamo. Ah, cioè, ok. È quello. È quello. Però dagli Instagram, quello là. Allora, penso sia DJ _ RNR oppure DJR _ oddio, non lo so. Datemi 2 secondi per piacere che datemi 2 secondi, allora è
Scusate. Magari qualcuno vuole chiamarvi per qualche serata. Allora, DJR _ R. Stai iniziando a parlare in Quindi inglese, se- se vedi l'accento. Quindi DJR trattino sotto, come si dice? Trattino Sotto. sotto. R. Quindi se volete contattarci, avete domande, qualsiasi cosa, noi siamo disponibili a rispondere. Ok ragazzi, se volete seguirli sono 2 DJ veramente bravi, o 3 DJ, sono anche 2 persone a posto, quindi Umili. sapete come no? Molto umili. Umili. Io li ringrazio ancora per il tempo, grazie a te, ancora. Grazie tanto per l'intervista. per le Grazie chiacchiere. E sapete come no? Il nome rimane sempre uguale. Tony Vibes, Tifo Tony, Vivo Vibes. Ciao a tutti. Ciao.